Bruno Frenzy, qui Sgambusen, mi ricevi? Salvatore, mi ricevi? È troppo tardi. Cosa significa è troppo tardi? Un Brewer ha messo 170 grammi di zucchero in ogni bottiglia. Maledizione! E ora cosa facciamo? Guarda fuori. È già iniziato. La carbonazione. Buongiorno. Buongiorno. Durante la fermentazione primaria i lieviti produrranno prevalentemente anidride carbonica e alcol. L'anidride carbonica verrà espulsa quasi del tutto dal gorgogliatore e soltanto una piccola parte rimarrà imprigionata nel mosto. Per questo motivo si rende necessaria un'ulteriore fase, detta rifermentazione in bottiglia, in cui la CO2 prodotta, non potendo uscire dal contenitore chiuso, causerà l'effervescenza nella birra. Affinché avvenga questa rifermentazione è necessario aggiungere altro zucchero immediatamente prima dell'imbottigliamento in quantità ben precisi in base allo stile. A dire il vero, il discorso potrebbe complicarsi un pochettino, se prendessimo in considerazione i valori di saturazione e i volumi di CO2 residui al termine della fermentazione primaria, ma tutto ciò va oltre gli scopi che ci siamo prefissati e potrebbe addirittura confondere un birraio alle prime armi. Volendo fare un discorso più generale che vada incontro ad un novello birraio affamato di risposte, iniziamo col dire che i valori medi di carbonazione dipendono dallo stile che si è scelto di riprodurre. In base alla nostra esperienza diretta, un valore per noi esatto è 3-5 grammi litro per birre di stile anglosassone, 5-6 grammi litro per birre di tipo belga, dai 6 agli 8 grammi litro per le birre di frumento e 4-6 grammi litro per lager e pilsner. Possiamo assumere come regola generale che il livello di carbonazione è inversamente proporzionale al grado alcolico della cervogia. Questa non vuole essere una regola assoluta, perché come al solito non mancano eccezioni. Quindi, riepilogando, fate bollire un paio di bicchieri d'acqua in un pentolino e aggiungeteci lo zucchero nelle quantità previste dallo stile della vostra birra. Successivamente travasate il mosto e aggiungeteci lo sciroppo così ottenuto. Mescolate leggermente il mosto per scongiurare fenomeni di stratificazione e poi non vi resta che imbottigliare. Un utente ci chiede: cosa cambia se sostituisco lo zucchero per il priming con estratto oppure miele? Innanzitutto cambiano le proporzioni. Miele ed estratti non sono completamente fermentabili come lo zucchero, per cui è necessario ricalcolare la dose e fare i dovuti aggiustamenti. Però posso dirvi che il gioco non vale la candela, perché stiamo parlando di piccole dosi per ogni bottiglia e non riusciremo ad accorgerci della differenza. Per cui utilizzate tranquillamente zucchero. Un utente vorrebbe sapere: cosa succede se ho sovracarbonato la mia birra? Beh, in questi casi, dopo qualche giorno dall'imbottigliamento, bisognerebbe portare le bottiglie in un luogo più fresco. Oppure, in casi estremi, si potrebbe tentare stappando tutte le bottiglie e ritappandole subito dopo, in modo che almeno una parte dell'anidride carbonica fuoriesca dalla bottiglia, riducendo così il rischio di esplosioni. Daniele ci scrive chiedendoci: ho utilizzato 90 grammi di zucchero per ciascun litro di mosto. E ora cosa faccio?